E così, grazie ad un amico, ho potuto provare la Montblanc Meisterstück 145 Classique, quella che per molti è una Montblanc non Montblanc, perché comunque quel caricamento a cartuccia, sì, poi sai il fatto che una 145 c'è subito appresso la 146 che ha molto più nome, molto più blasonata, beh insomma sembra quel vorrei ma non posso di Montblanc. Non è affatto così. Però non vi nascondo che anch'io, entrando una delle prime volte nelle boutique, sì, la 145, bella, ok, però c'era quella 146 che faceva l'occhiolino, così nominata, così nelle mani di tanti appassionati che avevo conosciuto, che insomma anche la mia scelta è finita là, non ve lo nascondo, la 145 è rimasta lì nel negozio. Beh, nulla di più sbagliato. Innanzitutto il caricamento, lo abbiamo detto, è a cartuccia converter. La qualità è quella classica Montblanc, cioè anche in questi dettagli ritroviamo senza dubbio un'attenzione che su altri marchi magari è riservata soltanto alle penne quelle di ultime, le top di gamma. Non che questa ce la regalino, per carità, però è anche vero che dopo la 145 ce ne sono, c'è una bella risma di Meisterstück, la 146, la 149 e poi le edizioni speciali a salire. Ma quello che mi viene da osservare è che ci sono anche altre Montblanc che hanno il caricamento a cartuccia e non per questo sono delle seconde scelte. La piccola Mozart è una questione logistica, ma a Bohème per esempio anche lì sì, se vogliamo funzionalità e logistica, però non possiamo certo dire che siano penne di poco valore o comunque meno importanti rispetto a quelle principali che produce questa azienda così inseguita da molti collezionisti. L'esemplare che ho è una Montblanc, c'è poco da dire, è praticamente la versione dimagrita della 146. Per chi non l'ha mai presa in mano, devo dire che si perde qualcosa, perché dal punto di vista della scrittura, soprattutto per chi come me ha delle mani medie, non voglio dire piccole, ma insomma di medie dimensioni, è molto più bilanciata questa, ma soprattutto è l'impugnatura che si giova della cura dimagrante. Impugniamo effettivamente una penna che, sapete, la sezione, il diametro della sezione è fondamentale per la calligrafia. Nella 145 ritroviamo questa prerogativa e poi un fusto più stretto significa anche maggior agio nell'intenzione nel calamaio, anche se essendo dotata di converter possiamo comunque alla malparata intingere il converter e se no insomma ricarichiamo la cartuccia ed il gioco è fatto. Il cappuccio a vite, le leverette sono della solita, per fortuna, classica qualità Montblanc, così come il pennino. Però quello che cambia è effettivamente la dimensione della penna, la sua leggerezza, il suo bilanciamento complessivo. Allora ecco che messa alla prova si percepisce una Montblanc, perché è vero, il pennino è sagomato come siamo abituati ormai a sentire le Montblanc, arrotondato, scorrevole, insomma esente da critiche. Qualche critica in realtà io personalmente le la faccio, alcuni esemplari per me sono troppo scorrevoli, sono persino troppo rivolti a, mi viene da dire al neofita, anche se potrebbe apparire un controsenso, ma insomma sono davvero troppo levigati, troppo arrotondati, fanno perdere un po' quel senso di gradazione che invece a me piace assaporare durante la scrittura. L'ho provata con l'inchiostro, un inchiostro molto interessante, il Montblanc, il Giro del Mondo in 80 giorni. Quelle edizioni limitate o speciali che Montblanc ogni tanto rilascia giusto per spolverare anche gli ultimi euro che sono rimasti nelle tasche di noi appassionati. Comunque è un bel inchiostro, magari non fa gridare al miracolo in quanto a colore, perché ci si aspetterebbe un blu, un verde scuro, un quasi, insomma è quello che vedete, però dal punto di vista della funzionalità, quindi della scrittura, a me è piaciuto molto, ma ve ne parlerò in un video a questo dedicato. E allora scrivi e sai che invece quasi quasi sto scoprendo un
un pochettino più ruspante, un pochettino diverso da quello che vi avevo detto all'inizio. Non so se sia questo esemplare, ma sento un pennino un po' più vivo, un pennino che non scorre come sul ghiaccio, un pennino che, anzi, in certi momenti e su certe carte trasferisce quella leggera ruvidità che a me piace, perché mi consente di avere quella tenuta in curva, mettiamolo in questi termini, quando vado ad utilizzare una gestuale, una calligrafia gestuale. Quindi sì, mi è piaciuto, ma quello che apprezzo di più ed è il motivo per il quale varrebbe la pena provarla, quindi se entrate in una boutique, perché no? Provate ad impugnare la penna e sentire la leggerezza, sentire anche quella solidità, che è vero che la penna si apre nella sezione, quindi se non fosse una Montblanc o comunque una stilografica ben realizzata potrebbe esserci quella impressione di non consistenza o di non continuità fra sezione e codale. Invece la penna è un tutt'uno, perché come avete visto il metallo c'è a sancire questo legame tra i due componenti e quindi si impugna bene, leggera, si scrive davvero molto bene. A me è piaciuta, anche se, lo ammetto, mi piace di più forse esteticamente la 146, però non ho dubbi, la 146 non ce l'ho più, perché è un po' troppo grandina per le mie mani, e allora se proprio devo fare il gradasso mi tengo una 149 che quantomeno è più iconica e soprattutto mi mette a disposizione dei pennini ancora più ricercati, e quindi piuttosto tengo quella. Grazie a Stefano per avermi prestato questo esemplare e averlo potuto testare un po' più a fondo e metterlo soprattutto a confronto con la 146 e la 149, di cui vi parlerò però in un altro video, perché ognuna ha dei caratteri e delle impressioni dinamiche diverse, insomma ciascuna ha qualcosa da mettere in campo. A voi tutti amici, grazie. Ovviamente l'appuntamento ai prossimi video per chi vorrà essere con me. Ciao!